passerò le prossime 24 ore su quest'isola privata. Prosegue questa mia avventura in Asia dopo essere passato a Singapore, in una città che mi ha veramente stupito. Credo sia la mia città asiatica preferita, non che io ne abbia viste molte in realtà, quindi facile. E dopo essere passato a Manila ed aver esplorato al volo la capitale delle Filippine, mi sono diretto a El Nido, una delle isole più famose e turistiche delle Filippine, con l'obiettivo di passare 24 ore in un resort su un'isola privata. E ho fatto un po' di ricerche negli scorsi giorni per cercare di trovare un resort su un'isola privata. Ho mandato un po' di mail per cercare di capire se mi ospitassero gratuitamente, ma mi hanno detto di no. E quindi me lo sono pagato. Ma come ci sono arrivato fin qua? La verità è che con tutto quel che paghi, alla fine dei conti trovano il modo di portarti fino all'isola. Sono salito su un mezzo abbastanza precario. Mi sento in Jurassic Park. Sono arrivato a Lido Beach, ho dimenticato gli occhiali da sole, ho appena realizzato questa cosa e ora sto andando a prendere una barca che mi porterà alla mia meta finale. Ci siamo quasi, che viaggio infinito. Hanno le noci di cocco qua, wow! Sempre stato il mio sogno, prendere delle noci di cocco e sulla spiaggia, non so perché, è un sogno stupido, mi ha sempre gasato un sacco. Ma che spettacolo! E dovrebbe essere per di qua, in teoria, la zona per la barca. C'era scritto di essere un'ora in anticipo, ma mi sa che qua per un'oretta di barche non se ne vedranno, era solo una precauzione. E ovunque pieno di cani a caso. Dove poi mi hanno recuperato con un altro furgoncino. Abbiamo attraversato buona parte di El Nido. Non ho più pallida idea di dove stia andando. Ok, attendiamo qua, direi. Trovo tutto questo molto affascinante. La parte che abbiamo appena attraversato del centro dell'isola, dove effettivamente vivono le persone che vivono sull'isola e non la parte dei resort, sicuramente è molto interessante. Mi piacerebbe tantissimo vedere di più tutto quel mondo viaggiando in questi posti, nelle Filippine, piuttosto che un giorno anche in Indonesia. Non so se questo è il viaggio per fare tutto quello, nel senso che questo è un viaggio per me esplorativo dell'Asia, siccome non ci sono mai stato. Mi serve per esplorare, per capire meglio come funziona, però dovete capire è il motivo di questo viaggio, non andare a esplorare i paesi più reali delle Filippine, piuttosto che infilarmi in situazioni che potrebbero essere pericolose non conoscendo il posto e non avendo minimamente idea di come funzionino le cose e la cultura in sé. Io mi muovo così, a piccoli passi, capisco e poi dopo mi lancio in avventure. E ovviamente per raccontare anche la mia nuova canzone, Agosto. Yes. Ok. Comunque sia, ci hanno poi caricato su una barca, abbastanza precaria anche quella. Sì, una barchettina piccola. Questo molto precario, piattaforme galleggianti. Ascolterei pure il silenzio venisse da te. Ok, ci danno un impermeabile perché potrebbe piovere. Godere i tuoi occhi sarebbe abbastanza, non serve altro, tanto già sai. Per poi arrivare su quest'isola privata vicino a El Nido. È letteralmente un'isola e non c'è nient'altro qua intorno. Ci sono tante piccole isolette come questa, ma visivamente è davvero pazzesca. Sembra di stare in un film. Ed ecco l'isola privata. Il tuo cuore come Milano ad agosto, spento ancora più bello se sarai qua. Oh, continuo a sentirmi in Jurassic Park. Pranzo e poi check-in. Ah, qua ti grigliano la roba fresca. Beh, poi con questa vista. Purtroppo non mi hanno dato una di queste casette qua, ma mi hanno dato la villa, che è tecnicamente ancora meglio, è sempre sull'acqua, semplicemente non si vede in questo modo, ma è incredibile. Ci hanno dato il benvenuto, pranzettino al volo, e dopodiché mi sono dedicato a esplorare quest'isola. La mia idea era, vado su un'isola privata, magari hanno anche dei sentieri che ti portano più su e puoi farti delle camminate. E invece no, quest'isola è letteralmente una spiaggettina circondata da giganteschi pezzi di roccia con alberi sopra, in cui però non c'è veramente nessun modo per arrivare lassù, che era quello che volevo fare io. Beh, devo dire niente male. Ora, velocissimo tour della stanza. Quindi questo è l'ingresso, cassaforte e armadio su cui appendere i vestiti. C'è anche una torcia. Immagino che la corrente possa spesso andare via
in questo contesto. Dopodiché incontriamo subito il bagno, che è letteralmente, non sto scherzando questa volta, è più grosso della stanza stessa. Non so chi ha fatto questo progetto, ma vabbè, a partire dalla doccia, che credo sia la doccia più gigantesca che io abbia mai visto in vita mia, al resto del bagno che effettivamente occupa un sacco di spazio rispetto alle cose che ci sono qua dentro. Cioè neanche c'è un bidet, come è normale che sia in giro per il mondo, ma insomma, eccolo qua, lavandino e poi appunto la doccia. Va bene, dopodiché passiamo alla stanza effettiva, che ovviamente è bella spaziosa, anche il letto è bello grosso. Test del letto, è duro. Qua c'è la TV, che non penso utilizzerò come sempre. Fazzolettini, sempre molto apprezzati nelle camere d'hotel. Qua mi hanno lasciato dei regalini, un sacchettino per il vomito. Ma la parte forte di questo resort, chiaramente la terrazza, con il tavolino dove puoi metterti, rilassarti, lavorare, fare quello che vuoi, e qua sotto direttamente l'acqua. Parecchia privacy. Qua sopra c'è un'altra camera e poi il resto delle isole qua intorno. La vista non è davvero niente male. Riesco a fare sempre robe incredibilmente romantiche da solo. Ok, ora che avete visto la stanza, il prezzo per questo resort, contando il trasporto in barca, tutti i pasti compresi e la notte che faccio una sola notte perché ha un prezzo folle, è un resort 5 stelle con tutti i benefici del caso e costa 600 euro a notte. Io volevo farci il video, quindi va bene così, ed è anche uno dei meno costosi in questa zona. Ce ne sono alcuni da 2-3 mila a notte, però è un posto interamente per occidentali e gente ricca, quindi comunque andiamo a esplorarci il resto dell'isola. Magari questa la togliamo, bella però mettiamola qua. Questa è tutta la parte con le ville. Ora andiamo dove ci sono tutte le attività. Quello laggiù in fondo è il ristorante. Questa la reception. Colazione, pranzo, cena. Wow. L'acqua ha un colore devastante. Questa è la sezione del bar. Qua abbiamo invece la piscina. Meraviglia. E un pezzettino di spiaggia in questa zona. E quelle case laggiù sono bellissime. Tavolo da biliardo. Queste sono altre case. Guardate che meraviglia lassù. Ah, il campo da beach volley. Ci sono anche un po' di macchinari, manubri. Beh, facciamoci un allenamento. Forse dovrei cominciare ad allenarmi seriamente, ma questa è tutta un'altra storia. Questo ponte porta alle case, quelle con l'affaccio direttamente sul mare, molto belle. Zona kayak, piccole però. Che spettacolo, cioè questa roba qua è subito Uncharted comunque. Dopo la mia esplorazione mi sono semplicemente rilassato un po' in piscina, ci voleva, per poi proseguire verso la cena. Ok, andiamo a cena. Pasta ai funghi, ma lol. Amo i buffet, ho fatto un misto, c'è del sushi, c'è della pasta con i funghi, zuppa di mais. Devo dire che questa pasta con i funghi non è neanche male, l'ho presa più che altro per curiosità. Proviamo la zuppa. È terrificante. Proviamo anche il sushi. Beh, pescano qua davanti il pesce, quindi sempre molto romantico e vista sulla baia, cioè su un sacco di noci di cocco che io vorrei un sacco, ma prima o poi la prenderò. Sapete quando qualcosa che mangiate vi ricorda un luogo, qualcosa di strano? Questa zuppa ha lo stesso gusto dell'odore nei parchi divertimento di Dubai, in particolare quello di Warner Bros. Non so spiegarvelo. E dopo cena mi sono messo semplicemente sul terrazzo a guardare le stelle, ascoltare il rumore del mare. C'erano due geco che correvano sul soffitto e facevano un casino infernale, però è stato veramente rilassante. E questo posto è surreale. È un'isola in mezzo al nulla, in un paradiso dove hanno costruito un resort gigante. E poi me ne sono andato a dormire. Il punto è, merita venire in un posto del genere. Di sicuro un posto molto romantico, magico a suo modo, ma estremamente caro. E il fatto che non si può visitare l'isola, secondo me toglie tutta la bellezza di questo posto. Cioè la parte interessante è proprio l'isola in sé. Cioè non è la spiaggia o la casa molto bella, perché quelle le trovi anche al nido e costano decisamente molto meno. E allora tanto vale stare lì anziché venire su un'isola privata, capito? È più l'idea dell'isola privata. Ma se poi non puoi usare l'isola, capite che
perde un po' il senso. Quindi ecco, questa è la mia critica, se devo dare una critica a questo posto, e ve la consiglio. Valutate bene come è fatta l'isola e se si possono fare delle escursioni. Se no, se non si possono fare, ora me ne andrò da qua, ma l'avventura nelle Filippine continua, quindi iscrivetevi per non perdervi i prossimi episodi, perché succederanno robe interessanti. Alla prossima! Ebbene, ho effettivamente realizzato questo sogno e preso il mio primo cocco. Non so perché mi gasi così tanto questa cosa, sarà che l'ho sempre visto nei film, serie TV, le noci di cocco, no? Nei posti così. Però non l'avevo mai presa, anche quando ero in Cancun non le avevo trovate. Quindi ora farò il mio primo assaggio di una noce di cocco. Sapete voi sogni stupidi che avete e che poi magari un giorno realizzate, ma è una cavolata, cioè prendere una noce di cocco non è che sia... Che spettacolo. Basta veramente poco per essere felici ogni tanto.